Il mio interesse e anche la volontà di scrivere questi libri nasce dalla considerazione che si tratta invece di culture estremamente importanti che impattano moltissimo sul modo in cui vediamo il mondo a tantissimi livelli. Estremamente importante notare questo cambiamento epocale, che è un cambiamento che ha a che fare con la partecipazione e con la possibilità che le persone hanno di comunicare fra di loro, formare delle comunità, ma anche semplicemente vedere online quello che fanno gli altri. Quindi c'è un'elaborazione di un linguaggio di creazione, di autorappresentazione che è di tipo collettivo e che alla fine sta andando a cambiare un po' la fisionomia della produzione culturale in senso ampio. L'archetipo dell'artista in Occidente è legato al concetto di genio individuale. Confrontarci con una situazione invece di una produzione culturale che non dà tutta sta importanza a chi ha fatto cosa e anche per esempio al dato biografico, a chi è la persona che ha prodotto quella cosa. Questo processo anche di ridimensionamento del singolo è un processo con cui la cultura occidentale fa tantissima fatica a fare i conti. Parlo della concezione del tempo, della concezione dello spazio, della memoria, della relazione con la tecnologia e col concetto di progresso, di sensazioni, di sentimenti, del rapporto tra il corpo e la mente, no? Di nuove forme di spiritualità. Quindi se vai a guardare, anche se io parlo di Weircore, Dreamcore, sta roba con i nomi strani, però poi alla fine i discorsi che riguardano i contenuti parlano di temi immortali. Bene, do il benvenuto a Valentina Tanni, a Entele Arte. Grazie mille Valentina per essere qui, grazie. Grazie a te per l'invito. Dunque, Valentina è una storica dell'arte, insegna anche in diverse università italiane ed è autrice di 2 libri, Ex Reality e Meme Estetica, che sono molto interessanti, molto on point su alcune questioni contemporanee. Da questi volumi emerge come le estetiche, l'arte e i prodotti culturali di internet siano centrali nel dibattito culturale e artistico contemporaneo, e non solo, emerge anche un'analisi, potrei dire sociologica, su alcuni aspetti della contemporaneità, cioè dei timori, delle ansie, delle idee della nostra contemporaneità e di una generazione, anzi di più generazioni. Ma prima di addentrarci più magari nel dettaglio in alcuni di questi fenomeni, di queste espressioni artistiche, vorrei proprio chiederti, Valentina, secondo te, perché i tuoi libri sono anche da un certo punto di vista liminali, e vedremo come la liminalità sia al centro dei tuoi testi, perché da un lato hanno la serietà e un piglio accademico nell'affrontare seriamente queste questioni, e quindi hanno anche magari una bibliografia che fa riferimento a studiosi ed altri, diciamo, interessati accademicamente all'ambito, ma sono anche più spigliati, hanno quel piglio tipico dell'internet e anche abbracciano i commenti online di questo agglomerato, di questo ammasso di persone che commenta, che posta su Reddit, eccetera. Quindi la mia domanda è, l'accademia, l'ambito accademico, come può occuparsi di questi fenomeni online, dato che sono centrali? E lo sta facendo nel modo giusto, e come vedi in prospettiva Sì. questo aspetto? Allora, c'è da fare una piccola premessa. Intanto ti ringrazio, sono contenta che insomma che comunque, i libri, nonostante siano dei libri appunto scritti dei libri di teoria, non certo sono dei saggi teorici, comunque risultino in qualche modo, leggibili e che mantengano, come dire, una anche un appeal diverso rispetto all'articolo accademico classico. Però questo è credo una conseguenza del fatto che, io nonostante lavori per molte università e, di lavoro faccia, soprattutto in questa fase della mia vita, faccia soprattutto l'insegnante, non sono un'accademica in senso proprio, cioè nel senso che non ho una formazione accademica e, la maggior parte delle cose che ho scritto nella mia vita sono state più nell'ambito del giornalismo, culturale che dell'accademia in senso proprio. Poi naturalmente, beh, ho lavorato tanto, cioè anche dopo la laurea ho lavorato tanto con le università, ma sempre in maniera un po' laterale. La maggior parte della mia attività di scrittura si è svolta al di fuori dell'ambito accademico. Questo probabilmente ha influenzato anche, insomma, il modo in cui mi viene spontaneo organizzare le informazioni, no? Quindi credo che questo sia uno dei motivi insomma, della
della natura della mia scrittura. Però allo stesso tempo, credo che sia importante, provare anche ad analizzare questi fenomeni, anche servendosi di strumenti teorici che vengono anche appunto dalla storia dell'arte, dalla storia della filosofia, in generale dalla critica culturale, degli ultimi decenni e qualche volta anche andando un po' più indietro nel tempo. Questo proprio perché, come accennavi tu, si tratta di fenomeni che spesso vengono sottovalutati o non considerati in alcuni ambiti perché ritenuti non così rilevanti, cioè sono spesso considerate delle culture minori, che comunque molto transitorie, che non lasciano grandi tracce nella cultura, quando in realtà non è così. E quindi il mio interesse e anche la volontà di scrivere questi libri nasce dalla considerazione che si tratta invece di culture estremamente importanti che impattano moltissimo sul modo in cui vediamo il mondo a tantissimi livelli. Ci cominciano a esserci comunque un po' di comincia a esserci dell'interesse anche comunque da parte di ambienti accademici, teorici in senso più stretto, un pochino meno in Italia, un po' di più all'estero, ma comunque ci sono vedo delle aperture e si cominciano a vedere degli studi anche abbastanza interessanti. Non tanto purtroppo nel mio campo, non tanto nel campo dell'arte, perché non vengono più considerati interessanti nell'ambito, non so, per esempio dei game studies, piuttosto che della sociologia, piuttosto che degli studi di media e comunicazione, per esempio. Un po' per gli studiosi che studiano in maniera molto specifica le culture di rete. Un po' meno succede nell'ambito degli studi storico-artistici, dove c'è ancora un po' di resistenza rispetto a certi fenomeni, anche un po' di resistenza purtroppo ancora residua rispetto alla tecnologia in generale, soprattutto nel nostro paese. Tuttavia vedo un'evoluzione all'orizzonte, per cui penso che questo interesse non può fare altro che crescere. Vedremo, vedremo. Effettivamente una cosa che mi è sempre reso perplesso è come alcuni docenti e alcuni ricercatori in ambito artistico siano molto interessati, molto affascinati dalle avanguardie storiche, dalle neoavanguardie e anche dalla pop art, eccetera, dove appunto la sperimentazione, l'aspetto di quindi portare in avanti l'asticella era appunto centrale, e vedere invece questi fenomeni nel mondo, diciamo, digitale e dell'online quasi spaventa, quasi non riescono a ritrovarsi in quella forma mentis. Questo è un aspetto di cui parlavi anche in Meme Estetica, per quanto riguarda le neoavanguardie, con Umberto Eco che diceva Sì. negli anni 70, no? Le neoavanguardie hanno teorizzato qualcosa che poi quando si è verificato poi concretamente e storicamente, si è persa la rotta, quasi non si riconosceva più quello che si era teorizzato nella pratica e non era più accettato. Cosa ne pensi di Mh-mh. questo? Sì, questo è un riferimento che ho, inserito in Meme Estetica verso la fine del libro. Si tratta di un testo, che si chiama "Avanguardia di massa" di Maurizio Calvesi, in cui appunto poi si cita anche Umberto Eco. Il discorso era proprio questo qua che dicevi, nel senso che alcune, pratiche, alcuni linguaggi che erano stati analizzati e anche celebrati, in connessione con le avanguardie e con le neoavanguardie, quando poi, ce li siamo ritrovati calati nella vita quotidiana, quindi anche adottati dalle persone, in tanti contesti diversi, ma non nei contesti che non erano i contesti istituzionali riconosciuti dell'arte, spesso appunto non sono stati altrettanto a volte non sono stati riconosciuti, cioè questa connessione non è stata riconosciuta, ma anche quando è stata riconosciuta è stata rifiutata, e non gli è stato attribuito lo stesso valore, diciamo, che era stato attribuito appunto nell'ambito degli studi storico-artistici relativi alle neoavanguardie. Ora, da un lato, questa cosa ha un senso, perché, si sa che il gesto, che viene fatto, qualsiasi tipo di gesto, di azione e qualsiasi tipo di prodotto culturale, nasce in un contesto, quindi il contesto è importante. Quindi da un lato è comprensibile, perché non tutti cioè lo stesso gesto spostato in contesti diversi può avere significati diversi, però c'è anche, questa è una cosa anche di cui parlo molto in Meme Estetica, c'è anche una chiusura, diciamo, a monte che, tende come dire, a dare valore soltanto
soltanto a certe sperimentazioni se sono validate dal sistema dell'arte e di conseguenza anche dalla critica istituzionale. Perché abbiamo visto, stiamo assistendo ancora, l'abbiamo visto già nei 2 decenni precedenti, ma ancora sta succedendo, stiamo vedendo emergere, potremmo dire usando ormai un'espressione desueta, dal basso, tantissimi comportamenti che sono dei comportamenti artistici, quindi performance, progetti di arte concettuale, che nascono spontaneamente in ambiti che non sono degli ambiti diciamo istituzionali o comunque riconosciuti dal sistema, e queste espressioni vengono considerate minori, derivative, se non completamente ignorate. Invece in realtà si tratta, secondo me, di un fenomeno molto interessante, perché in qualche modo, anche quando queste filiazioni non sono consapevoli, perché questo è importante, lo sottolineo anche nel libro, non tutte queste le persone che per esempio fanno delle performance sulle piattaforme online sono magari consapevoli dell'eredità che stanno in qualche maniera raccogliendo, quindi magari che la stessa performance era stata fatta negli anni 60 o 70 da un artista concettuale o performativo o che faceva body art. Ma nonostante questo, si tratta comunque di un fenomeno culturalmente rilevante, perché testimonia di un cambiamento ampio nel modo in cui le persone si esprimono e nel modo in cui il gesto artistico si va a contestualizzare nella società. Quindi esiste una specie di tendenza all'artisticità che è più diffusa, più atmosferica, sono fenomeni selvaggi che nascono online, che però in qualche maniera testimoniano di un cambiamento, no? Più persone partecipano alla creazione dei contenuti, più persone possono vedere quello che fanno gli altri e in qualche modo questa attitudine alla produzione creativa si alimenta in modi estremamente variegati, non tutti dello stesso valore, non tutti, non tutti hanno lo stesso interesse, non tutti sono portatori di, come dire, di novità o di interesse specifico, ma al di là delle singole espressioni che possono essere più o meno interessanti, quello che veramente a me interessava rilevare nel libro era the big picture, cioè come dire, guardare il fenomeno dall'alto e osservare questo cambiamento da un punto di vista molto, come dire, generale. Quindi al di là dei singoli giudizi sui singoli progetti, è invece secondo me estremamente importante notare questo cambiamento epocale, che è un cambiamento che ha a che fare con la partecipazione e con la possibilità che le persone hanno di comunicare fra di loro, formare delle comunità, ma anche semplicemente vedere online quello che fanno gli altri. Quindi c'è un'elaborazione di un linguaggio di creazione, di autorappresentazione che è di tipo collettivo e che alla fine sta andando a cambiare un po' la fisionomia di, come dire, della produzione culturale in senso ampio. Quindi sì, questo è l'espressione avanguardia di massa che usava Calvesi negli anni 70, si è rivelata abbastanza profetica in questo senso, perché non vuol dire che tutti sono artisti o che l'avanguardia è ovunque, ma vuol dire che questo sogno delle avanguardie, no, di coinvolgere le persone nella produzione artistica, in qualche modo nell'attitudine performativa, è una cosa che si è in qualche modo realizzata, questo mito, questa utopia di abbattere i confini tra arte e vita, no? Tutti queste idee che erano state proposte e che sembravano delle esagerazioni assurde, utopiche, tipiche appunto delle idee dell'avanguardia, del contesto dell'avanguardia. Poi in realtà, se ci togliamo un po' di schemi mentali e ci guardiamo intorno, alcune di queste utopie si sono realizzate in un certo senso, cioè la partecipazione a livello globale è una realtà. Non succede nel modo in cui l'avevamo pensata e prevista, come sempre succede, no, perché il futuro arriva sempre in modo diverso rispetto a come ce lo immaginiamo. Quindi non è una partecipazione, come dire, che vediamo nei luoghi istituzionali, nonostante la retorica che si fa cercando di coinvolgere il pubblico il più possibile, ma è una partecipazione di tipo spontaneo che nasce in altri luoghi, nasce nei luoghi più, come dire, inaspettati e si manifesta in modi estremamente variegati. Certo, come dici tu, l'aspetto del contesto è centrale, no? Cioè è come sempre nell'arte ci sono degli archetipi, delle cose che ricorrono, i legami
voluti o non voluti, possono essere quelli con il surrealismo, con la pop art, certo, con alcune performance, eccetera. Eh, e però il contesto di internet crea un'arte nuova. E poi c'è da dire anche che ci sono anche fenomeni artistici ed estetici completamente invece, diciamo, più slegati, più nuovi, più proprio legati al medium, a internet e al digitale stesso. Vorrei adesso, quindi addentrandoci un pochino più all'interno di alcuni dei fenomeni stessi, vorrei porti un caso. Allora, qualche anno fa su YouTube stavo guardando una clip tratta da un film di Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, e la sezione del film era un momento di tramonto, a fine giornata i personaggi rincasano alla fine di chi da lavoro, chi da un'attività che stava facendo. On a winter's day, I'd be safe and warm if I wasn't in oh, California dreaming on such a winter's day. I went into a church. I stopped along the way. Well, I got down on my bended knees, and I began to pray. You Quindi know la the California di fine anni 60, il tramonto, la musica California Dreaming, quindi questo contesto, no, di liminalità, di chiusura della giornata, di California, di una nostalgia per un tempo che non abbiamo mai vissuto, ma che comunque evoca sentimenti forti e ci fa immaginare, ci fa anche, come dire, transumanare, ci fa appunto immaginare e andare oltre la temporalità e lo spazio in cui viviamo. E nei commenti c'è questo scontro tra forma mentis e mentalità diverse, perché molti di questi commenti riguardano il mood, il vibe, i feels che questa clip, questa Mh-mh. sezione del film fa emergere. E uno però ha commentato, ha risposto a questi commenti dicendo: non riesco ad accettare come le nuove generazioni di oggi non riescano più ad avere feelings, ma riescono solo ad Mh. avere vibe o feels. Quindi c'è tanto di cui parlare, perché qui ho proprio visto come Mh-mh. diciamo, l'aspetto, il mondo cinematografico che fa riferimento a un altro modo di intendere la vita, eccetera, si incontri con internet. E poi c'è anche l'aspetto di internet che riprende anche una parte del film e lo ricarica online per crearne un nuovo, un nuovo mezzo artistico, un nuovo modo di esprimersi e di interpretare l'opera, e poi questo commento collettivo, questa analisi collettiva. Quindi c'è veramente tutto in questo, secondo me. Sì, esiste, come forse hai notato anche tu, esistono delle parole chiave che ricorrono, nel linguaggio delle soprattutto delle generazioni più giovani o comunque degli utenti di internet, quelli che sono un po' più calati all'interno della cultura online, i famosi chronically online o terminali online, persone che passano tantissimo tempo su internet. Esiste un linguaggio, esistono delle parole che ricorrono, che vengono utilizzate appunto per cercare di descrivere degli stati d'animo, delle sensazioni, ma anche in qualche modo quello che stavo chiamando il vibe shift, no, il fatto che cambiano le atmosfere, le sensazioni e in qualche maniera il mood generale del momento storico. Uhm, la distinzione tra feelings e feels in realtà, è un argomento, cioè nel senso, non è facile da tracciare e in realtà è anche un po' forse, cioè il commento dell'utente che citavi tu, che dice: "Ah, i più giovani oggi non hanno più feelings, hanno feels", è un commento un po' paternalista che viene probabilmente da una persona che ha vissuto un altro momento storico e che tende a vedere, quello che succede dopo come, inevitabilmente una copia sbiadita di quello che di un'atmos di una
di un'esperienza più autentica che invece è quella del passato. Questa purtroppo è una distorsione abbastanza comune che tutte le generazioni tendono ad avere, si tende a guardare al passato come un contenitore di cose più autentiche rispetto a quelle del presente. Questo, succede sempre, è successo in tutte quante le generazioni, e quindi se è vero che ci sono che nel nostro momento storico esistono senz'altro dei fenomeni, culturali che sono, caratterizzati da una certa superficialità, esistono tante cose che si possono esiste tantissimo narcisismo, esiste tantissima, attenzione per l'estetica e magari meno per cose più, come dire, per alcuni valori, eccetera. Quindi alcune di queste osservazioni nascono da, problemi reali, ma però vengono in qualche maniera sempre incartate in questo pacchetto di come dire, di paternalismo di chi è più vecchio e guarda verso chi è più giovane con molta condiscendenza dicendo: però, noi avevamo i feelings che erano la cosa vera, no, e invece voi avete questa versione ridotta, in qualche maniera vuota della stessa cosa che sono i feels. In realtà non è così secondo me, cioè almeno per quel poco che posso osservare, questa attenzione verso, le sensazioni, i sentimenti, i mood, la memoria, anche i ricordi, in realtà testimoniano di una tensione molto alta rispetto a quello che succede nella sfera interiore degli esseri umani. E quindi in realtà non credo che esista una svalutazione di qualcosa che prima era più come dire, più denso, più vero e che adesso è soltanto superficiale. Non penso che sia appunto, t'ho detto, un atteggiamento un po' paternalista e, malinconico rispetto al proprio passato, no, e che è una cosa che tutte le generazioni hanno fatto rispetto alle precedenti. Però è vera questa cosa che i contenuti online oggi vengono per lo più prodotti e consumati non con l'intenzione di provocare un certo stato d'animo. Questo ne parlo tantissimo in Exit Reality. I contenuti e la manipolazione dei media, s la manipolazione dei media per la produzione dei contenuti è molto incentrata su questo obiettivo di evocare una certa atmosfera, di farti sentire una determinata sensazione, anche di farti viaggiare con l'immaginazione, in altri luoghi, in altri tempi, in u in e calare chi guarda in determinate situazioni, evocando appunto il mood specifico, la vibe specifica, eccetera. C'è questa tendenza a usare i media come dei modulatori di umore, e cercando appunto di fare questa cosa. E questa è una corrente culturale, cioè una tendenza culturale molto evidente che non è né buona né cattiva, ma in qualche maniera, secondo me, testimonia di un cambiamento abbastanza importante nel modo in cui consumiamo i media, anche il motivo per cui li consumiamo. Quindi c'è un po' meno attenzione rispetto a volte a quelle che possono essere può essere l'aspetto concettuale, no, quindi il contenuto in senso più classico, ma c'è più attenzione all'utilizzo appunto in senso, uhm, diciamo l'utilizzo dei media come stimolatori prima di tutto di sensazioni fisiche e poi di emozioni e poi di, viaggi mentali. Il discorso pure della nostalgia è centrale, in tutte le estetiche di internet, dalla vaporwave in giù, ehm, e la nostalgia, inizialmente negli anni 2000 e soprattutto verso la fine degli anni 2000 quando compare la vaporwave, è una nostalgia ben specifica, molto situata, perché la vaporwave è un movimento che, si incentra sulla nostalgia verso la fine degli anni '80, i primi anni '90, quindi quel momento storico chiave che è subito prima di internet e i primissimi anni di internet, che è quel momento di passaggio proprio tra 2 epoche, che però è anche non solo il momento del cambiamento in cui si comincia a vedere come la tecnologia si avvicina talmente tanto, diventa talmente intima nella vita delle persone da cambiare un po' tutto, ma è anche il momento in cui queste persone che poi producono la musica e le immagini della vaporwave e le mettono online, è il momento storico in cui queste persone erano bambine o adolescenti. Quindi è il momento, è il momento della vita verso
cui la maggior parte delle persone sente più spesso nostalgia, no? L'infanzia, la prima adolescenza, perché è l'età dell'innocenza, è l'età in cui tutto è più in qualche modo semplice per la maggior parte, non per tutti, ma insomma per tante persone si tratta di un momento della vita un po' tipo l'età dell'oro, un momento a cui si tende a ripensare, non solo, è anche un momento in cui è il momento della vita in cui i ricordi sono anche più offuscati, perché mentre quando i ricordi dell'infanzia e dell'adolescenza sono lontani a un certo punto e sono anche i momenti della vita in cui ci ricordiamo meno, cioè ci ricordiamo più le atmosfere che i fatti, no? E questo è quello che le persone rievocano. Il parchetto giochi dove si andava a giocare da piccoli, il centro commerciale in cui si andava il sabato pomeriggio con gli amici, la cameretta in cui si è cresciuti, sono tutti luoghi un po' anche archetipici, che sono tutti non sono tutti uguali, ma sono tutti simili, quindi tu guardi il parco giochi, di un'altra persona, ma è talmente simile al tuo che in qualche modo ti evoca gli stessi ricordi. Lo stesso vale per le piscine, o le mense scolastiche, per esempio. Quindi sono tutte immagini che tendono a ricollegarsi con i ricordi e in qualche maniera a volte anche con i ricordi dei ricordi, diventa una specie di eco, la memoria diventa una specie di meccanismo a cipolla. Dicevo all'inizio la nostalgia è una nostalgia molto situata. Ho nostalgia della mia infanzia, ho nostalgia della mia adolescenza, ho nostalgia di quando la tecnologia era una promessa di futuro, no, tra gli anni '80 e gli anni '90 c'è una narrazione anche nei confronti dei computer, di internet, come qualcosa destinato a cambiare la nostra vita in meglio. C'è una visione molto ottimistica della tecnologia. A distanza di, tanti decenni oggi sappiamo che non è stato proprio così e quindi c'è anche il tema delle promesse non mantenute e dei futuri non raggiunti. Però nelle estetiche successive questo tema della nostalgia diventa sempre più ampio e si va a sganciare da un momento storico preciso. Non è più Esatto. soltanto io sono nostalgico del mio passato o sono nostalgico di quel momento storico, diventa una nostalgia generica, la sensazione della nostalgia, no, e quindi si verificano pure questi casi, singolari di, persone nate nel 2000 che sono nostalgiche verso gli anni '60, che è un'epoca che non hanno mai vissuto, no, e quindi capisci come la nostalgia diventa un sentimento generico, non è più la nostalgia verso il passato, quello lì, quello vero, no, cioè voglio tornare indietro. La nostalgia diventa una specie di generico sentimento di, voler tornare da qualche parte o volersi spostare semplicemente nel tempo, no, a piacimento, come se avessimo una macchina del tempo idealmente. Cioè, infatti è proprio questo il punto Non del... so se ho risposto, ma Sì, questo è. perfettamente, perfettamente. E infatti è proprio questo il punto poi del film di Tarantino, no? Cioè della nostalgia per la fine degli anni 60 a Los Angeles che in pochissimi abbiamo vissuto ed eppure quel film riesce a evocare queste sensazioni. E poi l'aspetto dei sentimenti e anche delle sensazioni come centrali. Sì. Ricordo una citazione di Exit Reality di Coe che dice la verità è affidata oggi ai sentimenti e non ai fatti. E anche tu hai citato i fatti, no? Quindi la centralità della sensazione Mh-mh. del sentimento, che se vogliamo, e qui riprendiamo l'aspetto no, di linearità e di congiunzioni più o meno lineari e consce e inconsce con il passato. Anche nel decadentismo e nel surrealismo c'era questo aspetto di sensazione come centrale. E però è evidente come il contesto sia tutto sia Sì. completamente diverso. E poi ti do il destro chiedendoti questo, perché giustamente dicevi la nostalgia, questa creazione di atmosfere, questa creazione di sentimenti, di sensazioni è volta proprio a manipolare, a gestire ciò che ci circonda e ciò che possiamo provare. Dicevi attraverso la corporalità e quindi ad esempio l'ASMR, ma poi anche l'aspetto più astratto e mentale, quindi ad esempio l'ambient. Ed è qui che entra in gioco la gamification, cioè secondo la tua interpretazione la gamification è proprio questa Mh. possibilità di essere in prima persona parte e in controllo di ciò che succede. Perché poi un aspetto interessante è quello che Mh-mh. tutte queste estetiche, questi fenomeni estetici, a me pare, adesso ti chiedo, abbiano sempre grosso modo due grosse capitolazioni, due grandi grossi esiti, cioè quello del meme o quello del videogioco.
che in un qualche modo sono la summa, cioè quasi Mhm. certificano la potenza del fenomeno estetico, ma da un altro canto sono anche la morte, nel senso che il meme incasella, ironizza, sdrammatizza ciò che è stato teorizzato e prodotto fino allora esteticamente, Mhm. mentre il videogioco, ad esempio nelle backrooms, eh, lo porta poi in altri lidi, in qualcosa che non era previsto e non era originario del fenomeno artistico. Mh-mh. Ma guarda, le 2 aree culturali che citi, cioè la memetica e il videogioco, sono, presenze, ricorrenti, nelle estetiche di internet, perché sono la base della cultura delle persone che appunto che sono cresciute online, cioè la produzione di meme e giocare ai videogiochi e far parte di una cultura, di una comunità di persone che giocano a tanti livelli, a tanti giochi differenti, in tanti modi diversi, però sono i 2 linguaggi in qualche modo che le persone che sono cresciute online e che tuttora vivono online frequentano di più. Quindi è inevitabile che tutta una serie di parole, linguaggi e attitudini che nascono in quella all'interno di questi 2 linguaggi poi, vengano travasate in tutte le estetiche di internet. E questo per questo vediamo, tantissime immagini, per esempio del Dreamcore e del Whirlcore, che all'interno dell'immagine hanno delle finestre di dialogo, no? Quelle tipiche dei videogiochi, che ti dice vuoi uscire dal gioco, sì o no, oppure vuoi spostarti in un'altra area del gioco, sì o no, eccetera. Oppure nei video c'è spessissimo il punto di vista in prima persona, no? Che è quello tipico del videogioco, in cui tu ti muovi all'interno di un ambiente in prima persona, e esplori il mondo in questo modo. C'è tantissimo uso di grafica 3D, anche attraverso l'uso delle stesse tecnologie che si usano nei giochi. Esistono dei video che vengono girati all'interno dei giochi addirittura, quindi da un punto di vista visivo la cultura del gaming è centrale, e anche dal punto di vista linguistico, le parole che si utilizzano. Per esempio nel mito delle backrooms c'è questo concetto del no clipping che viene preso direttamente dal videogioco. È anche un po' più ampio il discorso del glitch, viene dal videogioco. Quando la realtà sembra non essere stabile, quando ci sono delle cose che non ci tornano, tendiamo a dire che la realtà ha glitchato, no? Questa è una metafora che viene dal mondo dei videogiochi. Per quanto riguarda la memetica, quello che possiamo dire è che, per esempio, che le estetiche di internet, sia quando producono delle immagini che sembrano in qualche maniera dei meme, sia quando producono invece cose che non hanno la forma del meme in senso stretto, tuttavia si propagano e si riproducono con una logica memetica. Questo è abbastanza evidente. Infatti queste immagini hanno dei template, come i meme, hanno dei template che ricorrono, che le persone si guardano quelle che fanno gli altri e prendono ispirazione o addirittura scaricano l'immagine proprio la stessa e però ci rilavorano sopra, quindi aggiungono elementi. Quindi tutta l'estetica che il Dreamcore, il Whirlcore e altre estetiche, il Poolcore, se ne possono citare centinaia, sono tutte estetiche che si propagano con una logica memetica. Questo, cioè imitazione e variazione. Questo è anche il motivo per cui analizzando queste estetiche è importante guardare di nuovo, come dicevo prima, guardare di nuovo non il singolo oggetto, la singola immagine come facevamo con i capolavori del passato, no? Cioè che si poteva analizzare un quadro in qualche maniera da solo, no? Invece nel campo di nel campo delle estetiche di internet, ma anche dei meme, è sempre importante invece guardare i tanti elementi che compongono la catena, no? Cioè la nuvola di immagini che forma l'estetica, non soltanto la singola immagine, perché la cosa interessante di questi movimenti è proprio il loro carattere collaborativo, collettivo. Un aspetto che mi è piaciuto molto e che effettivamente devo chiarirmi meglio è appunto quello di come sì, è vero, nel videogioco finiscono molti dei fenomeni estetici e anche nel meme, Mhm. ma anche ne partono, cioè è alla fine un conglomerato dove l'inizio e la fine non è ben definito, no? È appunto questo anche l'aspetto di liminalità, di stare sempre sul confine tra le forme, tra le ispirazioni, tra i Sì. modelli, quindi certamente questo. E io adesso vorrei approfondire appunto l'aspetto di collettività, perché ne abbiamo parlato, l'abbiamo tirato fuori più volte ed è centrale. Mhm.
ti chiedo, perché questo è un aspetto di cui parli un po' nel libro, è una collettività che permette all'individuo di creare, di distinguersi oppure no? Perché c'è poi il rischio dell'omologazione. Ci ricordo anche una citazione del libro che dice sì, un rischio potrebbe essere quello di, cioè all'individuo rimane soltanto la possibilità di scegliere tra categorie e, diciamo, cartelle già preconfezionate. Quindi sì, i fenomeni estetici nascono anche con Mh-mh. l'intento politico di affrancarsi, di distinguersi, di creare qualcosa di underground e qualcosa di diverso dalla grande azienda, dalla grande industria. E però, dall'altro canto, è anche omologante. Quindi come possiamo, come dire, Mh-mh. trovare una rotta in questo? Allora, questi 2, aspetti convivono e non è in qualche modo, secondo me, possibile separarli. Le estetiche nascono in maniera spontanea, quindi non c'è qualcosa, cioè qualcuno che progetta l'emergere di una certa estetica. Esistono naturalmente delle immagini che fanno un po' da seme, no, che buttano un seme che poi cresce. Però spesso o se ne perde traccia, cioè non si sa esattamente da dove, ehm, una certa estetica è emersa, oppure anche quando lo sappiamo non è poi così importante, perché di nuovo non è importante l'immagine che ha dato inizio a tutto, l'importante è tutto quello che è stato creato, successivamente e quindi la costruzione collettiva di quell'estetica, perché se quella immagine fosse rimasta sola, l'estetica non sarebbe mai emersa. Quindi ha veramente lo stesso valore di un seme che viene gettato, no, però da solo non fa la pianta e non farebbe mai apparire la pianta. Quindi, da un lato c'è questo aspetto qui, cioè queste estetiche emergono in maniera spontanea e sono sempre costruite collettivamente. Questo è un aspetto secondo me, chiave e, molto importante e anche in qualche maniera, uhm, innovativo, se vogliamo usare 'sto termine, di questo panorama. È però vero che, essendo appunto queste estetiche spesso, poi, basate appunto sulla logica memetica, quindi crescendo con questo meccanismo poi di imitazione, di cose già esistenti e di replica di template e di modelli già esistenti, hanno come effetto collaterale questa possibilità che poi a un certo punto si appiattiscano, perché si tende poi a ripetere tutta una serie di stilemi, di cliché e di formati che sono preesistenti e non viene fatto altro che, come dire, copia e incollare in qualche maniera, quello che già esiste e riassemblarlo magari in una configurazione leggermente differente. Questo però è in qualche maniera un effetto collaterale inevitabile. Nel momento in cui c'è una partecipazione globale selvaggia, quindi non regolata, non c'è qualcuno che in qualche maniera, cura l'estetica, no, continua non solo emerge in maniera selvaggia, ma anche continua a propagarsi in maniera selvaggia. E quindi ha l'effetto collaterale che ci sono anche poi a un certo punto delle dei contenuti che sono dei contenuti stereotipati, dei contenuti derivativi, dei contenuti che non in qualche maniera non portano poi un contenuto, cioè un elemento di originalità all'interno dell'estetica, ma è come dire, ma non c'è in qualche maniera niente di male. Uno perché siamo stati ossessionati dall'originalità per secoli e forse possiamo anche non dargli tutta questa importanza che gli abbiamo dato in passato, e secondo perché comunque è proprio la sua natura, cioè la forza di questi movimenti sta proprio in questa, impossibilità di, fermarli, di bloccarli, di collegarli a una singola individualità artistica, a una singola persona. Quindi credo che, l'unica strada sia semplicemente, abbracciarle per quello che sono, con tutte le contraddizioni del caso. Tra l'altro ci sono anche delle, uhm, come dire, queste estetiche vengono anche utilizzate dalle persone, come degli strumenti per comunicare tra di loro, cioè i famosi feels, vibes, eccetera, i mood, vengono trasferiti e comunicati alle altre persone attraverso l'utilizzo di questi immagini, questi suoni, eccetera, di questi prodotti culturali. Quindi hanno anche una funzione, non sono soltanto così, fatti per la contemplazione. Sono anche contenuti che vengono prodotti con l'obiettivo, molto a volte molto conscio e molto preciso, di comunicare un sentimento, ma soprattutto mettere in condivisione
un sentimento, una sensazione, eccetera. L'enorme successo di alcuni generi, il dreamcore, i liminal spaces, anche la stessa mitologia delle backrooms, sono la conseguenza del fatto che tantissime persone nel mondo, cioè milioni, decine di milioni di persone nel mondo, sono entrate in relazione, sono entrate in risonanza con una certa emozione, con una certa sensazione e quindi hanno usato queste immagini e questi suoni per continuare a comunicarla agli altri e a condividerla con gli altri, anche per come veicolo che permette la creazione di una comunità, che è una comunità, del sentire in qualche modo, no? Mi torna tutto ciò che dici. Ne parlavamo di questo anche con Monica Magnani, che vabbè raga, è una ragazza che fa meme su Instagram, e lei diceva: sì, io ho Sì. iniziato proprio per questo desiderio di comunicare, di condividere. E ho iniziato così, cioè senza pormi troppi Mh-mh. problemi, senza sullo stile, su cosa fare. E poi però questa cosa ha trovato risonanza in molte persone negli anni. E poi abbiamo affrontato anche il tema diciamo, l'opera collettiva da condividere. Diceva: su Facebook, sui gruppi Facebook è un po' come essere in piazza, cioè si, si collabora un po' tutti insieme alla creazione dei meme, condividiamo le cose sui gruppi, eccetera, ed è lì la fucina per le nuove idee, per il futuro dei meme. Poi però abbiamo anche affrontato il tema di Instagram, Sì, e di questo ne abbiamo parlato anche un po' invece con Michele Falcone, Iki, che invece è un creatore di videogiochi, che io gli chiedevo: tu usi un po' Instagram come estensione del tuo atelier, e quindi Instagram invece come aspetto invece più caratterizzante del singolo autore, dove si trova più uno stile individuale, singolo. E d'altro canto io credo che alla fine questo aspetto di collettività e individualità dell'artista e questo doppio binario che in realtà si interseca c'è sempre stato ovviamente in tutte le epoche, solo che adesso è più enfatizzato, cioè è portato all'estrema potenza. È chiaro che Michelangelo era comunque parte di una cultura, Tiziano era comunque parte di una cultura, cioè il disegno fiorentino oppure il colore veneziano, eccetera, eccetera. Però è chiaro che le dimensioni, la portata e diciamo la straordinarietà degli individui è diversa, e quindi sì, cioè, anche qui il contesto fa la differenza, direi. sì. No, senz'altro. Il concetto di arte è un concetto fortemente situato culturalmente nel tempo e nello spazio e di conseguenza anche il concetto di artista. La figura dell'artista è una figura che è fortemente situata nel tempo e nello spazio, quindi si tende attribuire a questa figura dell'artista, cose diverse, in tempi e momenti diversi. A noi, intendo come cultura, prevalentemente occidentale, viene un po' difficile lasciare andare in qualche maniera o comunque ridimensionare la figura dell'autore, perché è quella, che abbiamo, ehm, discusso di più, quella a cui abbiamo attribuito più valore, e quindi, confrontarci con una situazione invece di una produzione culturale che non dà tutta 'sta importanza a chi ha fatto cosa e anche per esempio al dato biografico, a chi è la persona che ha prodotto quella cosa. Questo meccanismo, questo processo anche di ridimensionamento del singolo è un processo con cui, la cultura occidentale fa tantissima fatica a fare i conti, perché siamo abituati, veniamo da secoli di celebrazione del genio individuale, no, tu dicevi Michelangelo, Tiziano, no, cioè l'archetipo dell'artista in Occidente è legato al concetto di genio individuale e anche di originalità, di unicità, no, tutti questi concetti nel mondo contemporaneo sono, spesso inservibili o laterali. Questo non significa che queste cose siano scomparse completamente, ma, hanno secondo me un'importanza e una rilevanza minore, nel contesto culturale generale, cioè nel modo in cui la cultura viene consumata e, in qualche maniera vissuta dalla maggioranza delle persone.
Però c'è questo residuo che in qualche maniera è molto presente e che è quello che poi innesca tutte quante le discussioni, le critiche e i movimenti di indignazione rispetto a certe espressioni culturali che non vengono ritenute sufficientemente degne di attenzione perché non sono legate appunto a una grande figura di intellettuale barra artista che le produce e le brandizza, no? E ci mette il marchio di qualità sopra, per cui noi ci possiamo fidare che quella cosa è arte con la A maiuscola e quindi possiamo stare tranquilli, no? È un sistema di validazione, tutto sommato, niente di più. Cioè non è... Poi appunto dicevo, non è che non esiste più, non esistono più gli artisti, si può anche fare ancora arte in quel modo. Io non ho mai avuto un atteggiamento prescrittivo rispetto all'arte, cioè penso che si possano fare anche entrambe le cose, cioè si possa fare un'arte fortemente individuale e magari molto autoriale, nel senso che è molto legata al percorso individuale di una persona, alla sua formazione, e che in qualche maniera è anche legata alla sua personalità, cioè non è una modalità che rifiuto, però penso che si possa allargare un attimo lo sguardo e andare a vedere anche espressioni culturali e artistiche che nascono con altri presupposti e con altri obiettivi e in un contesto in cui invece la figura individuale non ha tutta questa importanza all'interno, diciamo, del meccanismo sia di produzione artistica che di ricezione artistica. Certo, certo, come d'altronde poi anche grossa parte dell'arte medievale tardo-antica aveva anche questa istanza, per altri motivi, per altre ideologie completamente, Anche, esatto, sì. certo. E Anche volendo restare in Occidente, ci sono esempi anche nella storia dell'arte occidentale di, espressioni artistiche che, non avevano tutta questa impronta, spiccata del singolo. Cioè questa celebrazione dell'artista come genio, emerge in maniera molto, molto forte nel Rinascimento, poco prima. esatto, esatto, esattamente. Per quanto riguarda invece la portata, l'impatto, perché tu dicevi a volte ciò che manca è la certificazione, cioè questo che è l'aspetto che fa distinguere. E Mh-mh. è vero che però da certi punti di vista anche i fenomeni culturali e artistici online hanno avuto una sorta di certificazione e da certi punti di vista si può dire che questo ne ha anche sancito, tra virgolette, la morte, ad esempio nella Vaporwave, cioè Spotify che fa la playlist di Vaporwave, per dire, o altri fenomeni di questo genere. E poi comunque l'impatto e la portata di questi fenomeni si vede anche banalmente vedendo come si vestono generazioni contemporanee che sono platealmente influenzate da ciò che vedono online e quindi si riconoscono in correnti culturali Però quella non è legate al digitale. Sì, però quella non è una certificazione né una validazione, quella si chiama appropriazione in alcuni casi, cioè nel caso di MTV che fa il rebranding Vaporwave o appunto Spotify che fa quello è semplicemente un meccanismo di appropriazione della cultura mainstream che quando un fenomeno diventa particolarmente interessante e rilevante e attrae l'attenzione delle persone viene cooptato. Questa è un'altra cosa che è sempre successa nella storia recente. Quindi da un lato è appropriazione, dall'altro è una, come dire, inevitabile emersione dei fenomeni culturali dopo quando diventano, molto popolari. Cioè quello che succede è che quando le cose nate in una nicchia, però poi coinvolgono tantissime persone, quindi queste nicchie diventano gigantesche, poi a un certo punto inevitabilmente attraggono l'attenzione delle istituzioni. Quindi più che un meccanismo di validazione è un meccanismo di appropriazione o di inevitabile assorbimento, perché a un certo punto una cosa diventa talmente, rilevante che non si può non guardarla, no, cioè diventa proprio il passaggio obbligato in un certo senso. Certo, quindi c'è questo aspetto di riappropriazione e poi sarebbe, allora, un aspetto Mh. fondamentale di questi prodotti artistici online è anche la transmedialità, cioè c'è l'aspetto sonoro, c'è l'aspetto visivo, c'è l'aspetto testuale, di fatto è anche difficile contenere un'opera, come dicevi tu, bisogna avere un quadro complessivo, e un'opera può avere anche più aspetti, cioè alla fine l'aspetto di lore, di commento e di creazione di storia su un prodotto culturale è il prodotto culturale stesso a un certo punto. E questo anche per dire che ehm, probabilmente gli artisti più all'avanguardia, più diciamo sul pezzo nel presente, devono tener conto anche di questo
se vogliono creare arte al di fuori dell'online. Cioè, l'approccio che queste nuove creazioni, queste nuove espressioni artistiche hanno, credo non possano non avere un'influenza anche su altri tipi di arte. Come la pop art ha influenzato inevitabilmente tutto il Sì, resto, così l'arte online. E questa è un'altra certificazione, se vogliamo. sì, 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 no, beh, naturalmente non esiste più tutta questa, uhm separazione tra la cultura online e la cultura offline, nel senso che quella che una volta veniva chiamata la cultura di internet, no, adesso è un po' cultura e basta, nel senso che magari nasce online perché quello è il suo luogo, come dire, nativo, però di origine, però in qualche modo le cose che succedono online e quelle che succedono offline si intrecciano continuamente e le persone passano tantissimo tempo comunque collegate ed è inevitabile, sarebbe impossibile che le cose che succedono comunque davanti al computer poi non abbiano, come dire, influenze, ricadute e trasferimenti anche al di fuori, per cui è abbastanza inevitabile. Quello che ci tenevo a fare nel libro, era cercare di, ehm, prima di tutto, come dicevo prima, insomma, dare un po' di attenzione a questi fenomeni, cioè proprio il tempo della riflessione, perché una cosa che i libri, nonostante la tecnologia proceda e ci offra tante opportunità diverse, una cosa, che i libri fanno ancora benissimo è darci il tempo di fermare una cosa, no, cioè di fermare un attimo l'attenzione su un certo fenomeno, su una certa situazione e provare a de a come dire, anche a dare un contenitore a quella riflessione che poi è un mattoncino che viene messo e che poi apre altre 100.000 discussioni come quella che stiamo facendo adesso, no, quindi da un lato era proprio, mettere dare uno spazio anche fisico, no, lo spazio del libro io lo vedo anche come uno spazio fisico, dare un contenitore anche fisico che poi viaggia nel mondo, no, con questi contenuti, che poi diventano, uno stimolo per continuare a parlarne. Questo è il primo obiettivo. Un'altra cosa che volevo fare era proprio cercare di, uhm anche e questa è una cosa che molti mi hanno detto che è successa, quindi sono contenta, anche di parlare non soltanto alle persone che queste cose non le conoscono e quindi è in un certo senso è facile, è tutto nuovo, no, ma anche invece di provare a dare delle chiavi di lettura, e di aprire la discussione con le persone che invece le conoscono molto bene queste cose, ma non ne parlano, non è un oggetto di discussione, è più una cosa che fa parte è uno sfondo della vita quotidiana, no, cioè come la storia del pesce che sta nuota nell'acqua, quindi non sa cos'è l'acqua, no, Certo, è l la cu l una cosa che ci è un tipo di cultura, immagini, suoni, eccetera, che ci circonda spesso talmente in maniera quotidiana da non farci caso, non ci fermiamo a riflettere, quando invece appunto più le cose quel tipo di cultura è proprio quella che poi ci influenza il modo in cui pensiamo, no, e quindi il mio obiettivo era, questo, cioè fermiamoci un attimo a guardare queste cose che vediamo tutti i giorni, ma di cui non parliamo mai. Questa era un po' l'idea. certo, da un lato c'è quell'aspetto di cui poi Francesco Pacifico, con cui tu hai parlato, ne ha parlato poi con Walter Siti, e mi è piaciuto moltissimo quell'estratto quando lui dice Valentina Tanni ha Ah cercato sì, di contenere il feed, no? Questo effluvio con i libri, e questo è poi l'aspetto della ricerca sì, e dello studio, cioè cercare di sì, appunto cogliere il flusso, cioè trarre dei paletti, ed è per questo che io credo l'accademia debba sporcarsi le mani in questo, altrimenti arriverà sempre tardi sulle cose, e credo che i tuoi libri sì. facciano molta chiarezza. Quindi sì, io mi auguro che sia all'inizio di un processo, ecco. Lo spero anche io, questo era l'obiettivo. Tra l'altro sono anche molto contenta del feedback che ho ricevuto su entrambi i libri, nel senso che io li ho scritti, entrambi con l'idea, vedi anche gli errori di percezione che facciamo, no, con l'idea di aver scritto delle cose, per poche persone, no, cioè per le persone appassionate di certe culture. In realtà non è stato così. E quindi questa è stata in realtà una non solo una soddisfazione per me banalmente, ma è stata in qualche modo la prova del fatto che si tratta di cose culturalmente rilevanti, perché altrimenti non avrebbero attratto l'attenzione di persone anche, come dire, non il mio lettore tipo, no, cioè
perché certo, evidentemente queste estetiche, questi prodotti culturali custodiscono altre cose, cioè sono dei contenitori di altre cose, no, di altre pulsioni. E queste pulsioni, queste sensazioni, queste idee sul mondo, sono di tante persone, non sono di poche persone e sono anche tra l'altro appartengono anche a persone che magari non sono così addentro alla cultura online, perché se vai a vedere il libro parla va alla fine ogni analisi che io faccio va sempre a finire su concetti molto, fondativi, come dire, la cultura umana in generale, cioè concetti molto ampi che riguardano tutti. Parlo della concezione del tempo, della concezione dello spazio, della memoria, della relazione con la tecnologia e col concetto di progresso. Parlo appunto di sensazioni, di sentimenti, del rapporto tra il corpo e la mente, no, di nuove forme di spiritualità. Quindi se vai a guardare anche se io parlo appunto di Weircore, Dreamcore, sta roba coi nomi strani, però poi alla fine i discorsi, che riguardano i contenuti parlano di temi immortali, la memoria, no, il senso della vita, per cui vanno a connettersi con degli argomenti che sono di tutti, che possono parlare a tutti secondo me. verissimo, verissimo. E infatti perché, come dicevi, è centrale nel dibattito sull'arte contemporanea e la cultura contemporanea, ciò di cui ti sei occupata tu, proprio perché fa emergere poi lo spirito di un tempo, e anche gli spiriti di un tempo, perché ci sono anche delle contraddizioni e dei flussi in questo. Quindi sì, assolutamente. E ti chiederei quindi, perché quello di cui ti sei occupata tu sono fenomeni anche recenti, ma che da un certo punto di vista possono avere poi un nuovo sviluppo con, tiriamo fuori l'argomento, intelligenza artificiale. Cioè, perché l'intelligenza Mh-mh. artificiale, ti chiedo, apre nuove prospettive, apre nuovi fronti, apre nuove modi di approcciarsi ai propri sentimenti, alle proprie sensazioni e alla creazione e all'arte in generale? Ma per forza, cioè ogni ogni è inevitabile, ogni nuovo strumento, ogni nuova possibilità, ogni nuova tecnica barra tecnologia, ogni nuovo mondo diciamo, apre delle possibilità, non sarebbe sarebbe impossibile, il contrario. Come è ancora tutto da vedere, ora siamo in una fase in cui è molto difficile vedere, bene e comunque intuire veramente quale sarà l'impatto, perché siamo in una fase che è la cosiddetta fase dell'hype, che queste tecnologie passano tutte, come c'è stato l'hype sugli NFT, l'hype sul metaverso, l'hype sulla realtà virtuale varie volte. Adesso siamo nel momento dell'hype dell'intelligenza artificiale, negli ultimi 2 anni. E questo l'hype funziona come una grossa nuvola di nebbia che, rende molto difficile valutare quelle che sono veramente 1 le potenzialità della tecnologia di per sé, 2 tutte le questioni, estetiche che sono collegate e in più tutte le questioni politiche, economiche, sociali, no, quindi perché la tecnologia è sempre un oggetto estremamente complesso che va analizzato da tutti 'sti punti di vista. Ehm, per cui dicevo non è proprio il momento ideale per per osservare questo. Da un punto di vista strettamente artistico, che è un po' magari la cosa che mi concerne di più, che è più diciamo legata al mio, punto di vista, vedo tantissime potenzialità, ma anche un terremoto che, è talmente profondo, cioè penso che se c'è cioè se ci sarà un cambiamento molto evidente avverrà dopo un lungo momento di, grandissimo caos. E a me quello che spaventa di più, non è l'intelligenza artificiale, cioè l'idea che, possiamo perdere il controllo di questa tecnologia, che la tecnologia possa sorpassarci, eccetera, eccetera, possa, diventare un pericolo, una minaccia per il genere umano, come invece le grandi compagnie tendono e soprattutto i CEO delle grandi compagnie tendano a farci pensare, quindi fanno tutte questi task force per, far fronte a un pericolo che di fatto non esiste. Quindi non è questa la mia preoccupazione, però per esempio nella creazione di contenuti il problema grosso che l'intelligenza artificiale pone, soprattutto non tutta l'intelligenza artificiale, diciamo che i
i sistemi di deep learning, i tool che ci abbiamo adesso, che sono basati su questi large language models, quindi i Mhm. vari ChatGPT, DALL-E, Midjourney, eccetera, questi tool qua, quindi questa intelligenza artificiale qua, tra l'altro, cioè tool preconfezionati. Quello che mi spaventa è il fatto che si sta accelerando il meccanismo di caos e di entropia che già era in atto. Cioè internet sta diventando un contenitore in continua espansione, ma questa espansione è diventata ancora più veloce, di contenuti che non solo già producevamo in quantità industriali e appunto di nuovo senza che nessuno se ne occupasse, senza nessuna curatela, senza nessuna selezione, eccetera. Cioè l'internet già era un caos di per sé. Adesso con la possibilità di generare contenuti in tempo reale a costo zero, in maniera a getto continuo, abbiamo prodotto delle macchine di spam. Quindi questo è, cioè, è vero che ci sono tante persone che si sforzano di capire lo strumento e di usarlo in modo creativo e ci sono anche delle cose interessantissime che si stanno producendo, ma si tratta di una percentuale ridottissima del totale. Il 99% dei contenuti generati sono contenuti generati che non fanno altro che inquinare internet e inquinare la nostra mente, i nostri occhi, la nostra testa e danneggiare la nostra capacità di leggere le immagini, di capire il contesto, no, e questo è un meccanismo irreversibile, cioè io non vedo una soluzione, applicabile in questo momento e quindi credo che, i in un come dire, in una modalità che in qualche maniera qualcuno chiamerebbe accelerazionista, questo scenario si sta espandendo in maniera anomala e quello, da un punto di vista estetico, secondo me, e anche di consumo in generale di informazioni, mediate tramite internet, ci stiamo approcciando verso un'epoca ehm come dire, di caos totale, in cui tutti i contesti sono saltati e continueranno a saltare e in cui non siamo già oggi quasi più in grado di fare una ricerca su un motore di ricerca e avere dei risultati che hanno un senso, stabile e che insomma un minimo, correlato alla realtà. E questa è la cosa che mi preoccupa di più in realtà, che internet si sta diventando una specie di discarica, in cui è sempre più difficile trovare le cose che ti servono in mezzo alla discarica, questo. E credo che ora sembra che questo discorso non abbia niente a che fare con l'estetica, però invece in realtà ce l'ha, perché è un processo che poi va a impattare sul nostro modo di vedere il mondo. Chiarissimo, perché poi un aspetto che tu fai emergere nei tuoi libri è come, sì, internet al momento è caotico, questi fenomeni e queste espressioni artistiche sono caotiche, c'è un po' di tutto, ma in realtà ci sono delle direzioni, ci sono delle idee, ci sono delle sensazioni, quello di cui abbiamo parlato finora. L'intelligenza artificiale pone Mh-mh. questo rischio perché c'è un aspetto di incontrollabilità, c'è un aspetto di non linearità e c'è un aspetto di confusione ed entropia, appunto. Devo dire però Guarda, che... se vuoi ci possiamo collegare con una delle cose di cui parlo nel libro, che è, nel capitolo in cui parlo delle backrooms, poi cito anche questo manga bellissimo che si chiama Blam, Mhm, di Nihei, un disegnatore prendo. giapponese, e questo manga, che è un capolavoro, in qualche maniera potrebbe essere una metafora perfetta per questo discorso, perché quello che succede nella storia è che, gli esseri umani utilizzano i robot per costruire le città, e per costruire gli edifici, ma a un certo punto c'è appunto il famoso bug, glitch nel sistema, insomma c'è qualcosa che non funziona e le persone perdono il controllo di queste macchine. Ma le macchine continuano a generare all'infinito. E tra l'altro è anche una cosa che si collega alle backrooms. Le backrooms potrebbero essere uno spazio generato, un render che però di cui abbiamo perso il controllo, che continua a produrre stanze identiche all'infinito e noi siamo persi nel labirinto.
Blam è la stessa cosa, cioè è un eco sono gli esseri umani che si trovano all'interno di un sistema di cui hanno perso parzialmente il controllo, e che, continua a generare cose, ma non è più fatto a immagine e somiglianza dell'uomo, cioè l'architettura non è più progettata per essere abitata, viene progettata, le macchine diventano architettura ostile. Secondo me a internet sta succedendo questa cosa, cioè ci sono delle macchine che generano a getto continuo, sono ancora controllate da noi al momento, ma continuano comunque a generare cose e creano un ecosistema che non è più un ecosistema per gli esseri umani, è un ecosistema non umano creato da entità non umane e che non ha le sembianze di un posto che è fatto per noi in qualche modo, perché non è progettato da noi. Questo è secondo me abbastanza evidente e può funzionare bene come, diciamo, come metafora della situazione, forse anche spiegare perché queste estetiche di internet sono tanto insistono sul tema del labirinto, degli spazi Mh-mh. infiniti, degli spazi vuoti, della sensazione di essere persi in qualche modo, senza direzione, sensazione di derealizzazione, distacco dalla realtà. Perché la realtà sta diventando che non è mai stato un concetto stabile, mai, ma oggi meno che mai, meno che in passato, quindi sembra sempre più difficile orientarsi all'interno di uno scenario, ehm, drammaticamente caotico. Certo, certo. Sì, da un lato c'è appunto questa caoticità e non so, io stavo proprio adesso pensando, perché alla fine c'è un legame appunto con le backrooms, i Living Spaces, questa inquietudine ricercata e mi veniva in mente che per come sono fatti oggi, diciamo, i software di intelligenza artificiale, producono un'arte che però ha una sua estetica, cioè io riesco a vedere, forse perché ne vedo solo una parte, vedo una, diciamo, una selezione di questi, però nelle canzoni che i primi software cominciano a produrre e soprattutto nelle immagini che vedo un gusto, uno stile che però mi dà anche quel senso di inquietudine e di smarrimento che mi dà un po' la backroom. Quindi forse per come è adesso l'intelligenza artificiale ha questo lato di scomposizione, anche di glitch, che ancora ci può in qualche modo dare una interpretabilità dell'opera. Ma in futuro, chi lo sa, in futuro è imprevedibile. E poi d'altro canto, però, io credo che da un certo punto di vista c'è sempre l'aspetto della pareidolia, cioè anche nel non senso noi magari ci vediamo qualcosa, cioè il nostro cervello non può fare a meno che avvinghiarsi una rete di concetti, una rete Noi di siamo delle qualcosa. Gli esseri umani sono dei, generatori di significato. Questo non possiamo farne a meno, non ci possiamo stare nel nonsense. Se non per brevi Chiaro. periodi, ma tendenzialmente cerchiamo sempre di trovare un senso in quello che vediamo, in quello che sentiamo, di ricostruire cose, narrazioni, legami tra le cose, eccetera. Ehm, Poi c'è un'altra cosa da dire che è un fenomeno di cui, insomma, che io ho notato, che è curioso. Quando si parla, questo viene probabilmente da una, diciamo, dal mondo anglosassone, perché nel mondo anglosassone quando si parla di immagini generate con sistemi di AI, automaticamente si usa l'espressione AI art, cioè si usa la parola arte in maniera automatica per qualsiasi tipo di immagine generata. Questo crea, secondo me, tutta una serie di misunderstandings, nel senso che non è che tutte le immagini sono opere d'arte, necessariamente, cioè c'è bisogno di una discussione su queste immagini e appunto di nuovo di una comunità interpretativa, di qualcuno che le ritiene tali, cioè non è che automaticamente ogni cosa che viene prodotta, ogni immagine che viene prodotta da quei sistemi arte, però siccome questa è una distorsione che viene dal linguaggio anglosassone, ma noi l'abbiamo interiorizzata e applicata senza pensarci più di tanto, per cui io mi trovo continuamente a ricevere email, vedere articoli che continuano a usare questa espressione, no? La AI art, ma la AI art, che può anche esistere volendo come categoria, non è tutte le immagini che produciamo con le immagini, no, con l'intelligenza artificiale. Cioè è un discorso molto più complicato che andrebbe fatto su possibili, come dire, nuove forme d'arte o comunque utilizzi creativi della tecnologia. Invece stiamo parlando di
di un uso assolutamente di default degli strumenti che produce immagini, come poi tu dicevi, spesso anche molto simili tra loro, che hanno un'estetica molto uniforme, molto riconoscibile e che maggior parte dei casi non hanno poi tutto questo, come dire, questo valore artistico di per sé. Per cui dovremmo forse fare pure un po' d'attenzione quando usiamo le parole, io questa cosa ogni tanto la dico, proviamo a parlare di immagini generate, poi dopo vediamo quali immagini generate dove, per fare cosa, per dire che, capito? Non è che tutte le immagini generate fanno parte della stessa categoria, no? E questo è un po' un'altra questione. Questa è una distinzione fondamentale, cioè perché poi un fraintendimento è, ok, nell'epoca della pop art tutto può essere arte, ma tutto non è arte, tutto può esserlo, appunto. E poi il tuo libro ha Certo. mostrato come online, sì, ci sono, c'è tanto caos, ma tu distingui delle correnti, cioè, quindi c'è sempre l'aspetto interpretativo, l'aspetto di appunto legame, come dicevi tu, con la big picture, con qualcosa di di più grande della singola immagine, no? Quindi Certo. sì, assolutamente, assolutamente. Vedremo cosa ci riserva il futuro e quali relazioni, quali significati elaboreremo con l'intelligenza artificiale, attraverso l'intelligenza artificiale e cosa ne trarremo, perché a un certo punto ci sarà anche un aspetto di passività, cioè noi saremo quasi solo più fruitori che creatori, nel senso che sì, avremo l'aspetto, diciamo, di dare l'input linguistico, ma poi saremo lì, cioè l'aspetto di, come dire, parte attiva dell'artista sarà ridotto. E non è un dramma questo, però è qualcosa con cui dovremmo fare. Ma non lo so, sai. Io non penso che allora, se c'è una volontà artistica, cioè se esiste la volontà di creatività, di creazione di qualcosa, la volontà io non credo che sia possibile, eliminare in qualche modo completamente quello che è la visione individuale o comunque penso che troveremo il modo di usarli in maniera diversa, come abbiamo fatto con tutte le tecnologie precedenti. Non è non andrà non ci sarà la sostituzione, come non è successa con le cose precedenti, tant'è che, se vai in qualsiasi, mostra d'arte, biennale, galleria d'arte, trovi ancora dipinti, disegni, sculture, e quindi nessuna forma d'arte ha ucciso la precedente, non succederà neanche con questa. Le persone continueranno a, fare anche cose diverse, anche con le mani, anche produrre cose fisiche, ma continueranno anche a produrre, immagini digitali di 100.000 tipi diversi. L'intelligenza artificiale, sarà un'altra cosa che si può usare. Tra l'altro abbiamo appena cominciato con questi strumenti, per cui è ancora tutto da capire. Uhm, e però non penso che questo aspetto del contributo dell'artista, poi, possa cioè che necessariamente debba essere ridotto. Come dicevo prima, siamo in una fase in cui ancora è un po' difficile capire quello che succederà, ma io sono dell'idea che l'impulso artistico sia qualcosa che fa parte, come dire, come il discorso che facciamo sulla ricerca del significato, è qualcosa che fa parte dell'istinto dell'essere umano da, non so se da sempre, ma da tanto di sicuro, e quindi la, pulsione alla produzione creativa non è qualcosa che riusciremo ad eliminare, o a sopprimere. Nessuna tecnologia di per sé è in grado da sola di fare questa operazione. Poi ci sono crea dei terremoti, sì, crea dei grossi momenti in cui dobbiamo riconsiderare le cose, dobbiamo fare i conti con i cambiamenti, dobbiamo anche accettare che certe cose possono essere fatte anche in un altro modo rispetto alla tradizione, no? Detto questo, però, io non credo che ci sia un modo di sopprimere l'istinto, come dire, alla creazione che abbiamo. Sì, sì, sono completamente d'accordo. Anzi, io credo che da un certo punto di vista, per contrapposizione, ci sarà quasi una spinta alla creazione, diciamo, più tradizionale, che affiancherà quella dell'online e dell'intelligenza artificiale, e sicuramente l'aspetto creativo, l'ispunto individuale rimarrà. Quello che vuol dire è, cioè, se io da scrittore di un romanzo ho, tra virgolette, molto controllo sull'opera finale, poi uno può dire sì, ma si sono usate sostanze psicotrope in passato, c'è sempre un aspetto istintuale incontrollabile dell'artista, certo. Oppure il pittore comunque ha un controllo sull'opera, nel rapporto con l'intelligenza artificiale c'è sempre quell'imprevedibilità, cioè io do un input
e poi osservo ciò che ne tratto, quello che succede dopo, che è un aspetto affascinante in realtà. Sì. Cioè la creatività Sì, sì, rimane, no, l'individualità rimane, ma c'è un aspetto di passività ma dell'artista che è nuovo, credo. Ma guarda, tantissimi artisti in passato hanno giocato su questa idea del caso e di abbandonarsi, no, l'hanno fatto i dadaisti, i Mhm. surrealisti, lo faceva Cage, cioè, posso fare milioni di esempi di artisti, ma anche Certo, vero. i primissimi esempi di computer art degli anni '60 erano tutti quanti incentrati sul rapporto tra caso e controllo. Appena Verissimo. abbiamo cominciato a usare gli algoritmi, abbiamo subito capito che c'era questa potenzialità, cioè che si poteva lasciare al computer la scelta di alcuni elementi, si poteva demandare, no, alcune scelte. E questo è un campo che è stato indagato tantissimo nell'arte, sia con la tecnologia che no, cioè con altri strumenti. I surrealisti lo facevano, tantissimi artisti l'hanno fatto, strappavano un foglio e facevano cadere i pezzi sulla tela e li incollavano così dove cadevano. Era in qualche modo la stessa cosa, cioè questa idea di lasciare, abbandonare in qualche modo il controllo è stata indagata tantissimo, non è una cosa nuova di per sé. Detto questo però tu hai ragione quando dici che l'intelligenza artificiale non è un tool qualsiasi, cioè è vero che ha un livello di autonomia maggiore rispetto ad altri strumenti. Quindi è vero che ogni strumento ti influenza, però è vero che il livello di autonomia che una macchina può avere può essere più o meno alto, no, e nel caso dell'intelligenza artificiale può essere molto alto. Però a quel punto sta all'artista scegliere di nuovo cosa, come, quanto controllo lasciare, se come utilizzare questa specie di entità non umana che può produrre cose. Verissimo, verissimo. Effettivamente avevo completamente, non so perché, obliato tutto l'aspetto dell'arte aleatoria, diciamo, Mh. tu hai citato Cage, che effettivamente Mh-mh. la differenza è quella che dici tu, che proprio l'aspetto di autonomia della macchina adesso assume proporzioni completamente diverse. È Sì. bellissimo, è affascinante, molto affascinante. Poi infine c'è anche da dire, questo è laterale rispetto al discorso che stavamo facendo, perché facciamo un discorso più sull'estetica, però c'è anche da dire che questi strumenti sono anche strumenti, prodotti da grande corporation e sono strumenti chiusi che vengono tra l'altro anche prodotti purtroppo con dati che spesso non sono autorizzati, quindi abbiamo anche un problema, politico, economico molto importante da risolvere e legale rispetto all'utilizzo di questi strumenti che è anche quello comunque, anche se non è strettamente legato all'estetica delle immagini, però, impatta tantissimo sul modo in cui le persone percepiscono queste immagini, no, perché giustamente ci sono anche un sacco di persone che non sono proprio, d'accordo con questa idea di, prendere qualsiasi cosa ci sia su internet, farci un software e poi venderlo, no, cioè, tra l'altro un software che purtroppo anche tante aziende, siccome viviamo in un sistema capitalista, super aggressivo, tante aziende poi, decidono di sostituire delle persone con questi tool. Quindi cioè oltre al terremoto estetico c'abbiamo pure un terremoto sociopolitico e socioculturale, economico non indifferente. Sì, no, questi strumenti aprono poi delle Sì. prospettive nuovissime su anche come intendiamo appunto cos'è un'idea, cos'è un'ispirazione, cos'è la proprietà di un'opera artistica, il pensiero, perché un artista può Mh-mh. dire, ma questa opera è frutto del pensiero di opere di altre persone, quindi no, c'è tutto Certo. questo aspetto che sarà Mh. anche dal punto di vista legale e dal punto di vista del diritto, dal punto di vista della filosofia, dal punto di vista di tanti aspetti Sì, sono tantissime le fornirà implicazioni. molti spunti di riflessione e studiosi come te, grazie per fortuna, saranno, come dire, speriamo sempre più sul pezzo, sempre più aperti, anche perché è inevitabile, diciamo. Quindi Mh. bene che esistano libri come Ex Reality e Meme Estetica e che sia appunto l'inizio di una lunga serie. Ti ringrazio Valentina moltissimo per essere stata qui. Grazie a te per l'invito e alle persone che ascolteranno.